Tre sono le tecniche più usate nella fotografia immobiliare. Vediamo quali. Lo scatto singolo, facile e veloce, non sempre adatto a tutti gli scopi, ma spesso già pronto per la consegna subito dopo essere stato scattato. Come esce dalla macchina, insomma. HDR, High Dynamic Range, che si può tradurre in italiano come gamma dinamica ampia o estesa. Si tratta quindi di una serie di scatti della stessa scena ma con differenti impostazioni di esposizione, che una volta combinati tra di loro ci daranno un'immagine dalla gamma dinamica molto ampia, appunto, permettendoci di apprezzare sia i dettagli nelle alte luci, il cielo o vedute esterne, sia in tutti quei dettagli nascosti nelle ombre. Flambient, flash più ambiente. Essenzialmente parliamo di due scatti, uno che ritrae la scena di luce ambiente, l'altro che ritrae la stessa scena ma illuminata con il flash. La combinazione di queste due foto ci restituirà uno scatto dai colori brillanti, fedeli alla realtà e dalle ombre morbidi e naturali. Questa è la mia tecnica preferita. Mi presento, mi chiamo Federico Cangiano, federicocangiano.com. Vivo e lavoro a Londra, dove negli ultimi 6 anni mi sono occupato principalmente di real estate photography o fotografia di interni. In questo periodo di tempo ho fotografato centinaia se non migliaia di case, acquisendo così molta esperienza. Ho deciso allora di fare una serie di video per condividere con voi le mie esperienze e le mie conoscenze. Scatto singolo. Quando usarlo quindi? Bene, in tutte quelle situazioni dove ad esempio non è richiesto un HDR, quindi dove non ci sono troppe differenze di tonalità tra la parte chiara dell'immagine e quella più scura, oppure quando scattiamo ambienti di piccole dimensioni tipo bagni, lavanderie. Altro esempio di quando possiamo eseguire lo scatto singolo nella fotografia di interni è quando ritraiamo stanze non arredate, o quando al contrario si tratta di fotografare dettagli, asciugamani rotolati anziché vassoi preparati per la colazione, tutti quei dettagli che servono per le foto a B&B. Ci sono poi tutti quegli scatti che sappiamo non essere previsti, ma che potrebbero dare un'ulteriore scelta al cliente o che magari potrebbero servire giusto di riserva. Insomma, le motivazioni che possono indurci alla scelta di usare uno scatto singolo anziché una qualsiasi altra tecnica possono essere tantissime. L'importante è avere sempre presente qual è il risultato che vogliamo raggiungere ed adattarci di conseguenza. La fase di scatto potrebbe essere un po' più impegnativa rispetto ad altre tecniche e magari richiedere qualche scatto in più per raggiungere il risultato che ci aspettavamo. Questo perché magari puntiamo a minimizzare quelle che potrebbero essere le fasi di post-produzione o perché per vari motivi dobbiamo consegnare direttamente il file JPEG così come l'abbiamo scattato. Ma attenzione, scattiamo sempre in RAW, questo ci darà enormi vantaggi in post-produzione e non solo. Quindi il mio consiglio è di settare la macchina in modo che si scatti RAW più JPEG. Per quanto riguarda le impostazioni relative all'esposizione invece, in generale io uso gli automatismi. Non c'è nulla di male ad usare gli automatismi, anzi, una volta imparato come usarli, quali e quando usarli, saranno un grande aiuto e vi faranno risparmiare tempo prezioso. Sì, perché una cosa che dobbiamo tenere presente sono i tempi di consegna. Anche nell'ambito immobiliare i lavori devono essere consegnati a stretto giro, che in generale si traduce per il giorno dopo. E questo ci porta alla post-produzione. Programmi come Lightroom, Capture One e similari sono più che sufficienti allo scopo. In generale si tratta spesso di piccole modifiche come assegnare l'ottica usata, bilanciare il bianco, piccoli aggiusti qui e lì insomma. Tra l'altro anche qui abbiamo la possibilità di usare dei preset o di crearne dei nostri, quindi facciamolo perché ci porteranno anche questi a risparmiare un sacco di tempo. E alla fine si tratta poi di esportare le foto con le specifiche richieste dell'uso finale che se ne deve fare. HDR o High Dynamic Range. Tradotto in italiano, gamma dinamica ampia. Sono due le motivazioni che personalmente mi spingono ad usare l'HDR nella fotografia di interni. La prima è quando c'è il sole forte e si viene così a creare una grande differenza, in termini di esposizione, tra le parti al sole e quelle in ombra. In altre parole, quando c'è una situazione di elevato contrasto tra luci ed ombre. L'altra invece è quando mi trovo in presenza di ambienti veramente grandi, tipo dei saloni ampi o quando fotografo immobili commerciali tipo uffici, ristoranti, capannoni, insomma, tutti quei posti veramente grandi dove andare ad illuminare con il flash sarebbe difficile se non impossibile. La fase di scatto HDR richiede l'uso obbligatorio del cavalletto chiaramente, questo non solo perché gli scatti in fase di post-produzione dovranno essere perfettamente allineati tra di loro, ma anche perché il tempo di esposizione si abbasserà notevolmente e le foto risulterebbero mosse se scattate a mano libera. Inoltre, per evitare vibrazioni, quando premiamo il tasto di scatto sarebbe necessario anche qui l'uso di un telecomando, ma in mancanza possiamo usare il timer interno della camera, l'autoscatto per intenderci, così giusto da avere quei 2 secondi di ritardo dalla pressione del tasto di scatto e lo scatto stesso. Per l'HDR ci vengono in aiuto gli automatismi, dato che il valore di apertura del diaframma deve essere uguale per tutte le esposizioni, l'automatismo da usare è quello in priorità di diaframma. Passeremo poi ad impostare la macchina in modalità HDR.
dando un valore di esposizione di più o meno 2 EV su 5 scatti. A quel punto, dato il via allo scatto, la macchina, partendo da alcuni dei valori di esposizione da voi impostati chiaramente, scatterà 5 foto con 5 differenti tempi di esposizione in modalità del tutto automatico. Per quanto riguarda la post-produzione di immagini HDR ci sono una miriade di software, e giusto per citarne alcuni: Adobe Lightroom, Photoshop, Luminar Neo, Photomatix Pro, ce ne sono un sacco di software. Alcune delle opzioni che sono alla base della post-produzione di foto HDR le troverete in tutti questi programmi, e sono l'allineamento automatico delle immagini, opzione utile quando si è in presenza di immagini da unire che mostrano un lieve spostamento tra vari scatti, oppure se andavate di fretta e avete scattato a mano libera. Riduzione di effetti fantasma. Alcune aree nell'immagine HDR post-prodotta potrebbero rivelare una semitrasparenza innaturale che in genere si verifica per lo spostamento di persone o oggetti presenti nelle immagini. Vedi foglie di alberi, automobili che passano, eccetera eccetera. Impostazioni automatiche e preset. Qui è dove trovate i vari effetti HDR. Tante volte sono davvero esagerati, e tenete presente che la foto di interni non è una foto artistica, quindi di sicuro non andremo ad usare effetti spropositati. Queste opzioni in genere sono da usare come punto di partenza per sviluppare la nostra foto o preset da applicare poi alle nostre future foto. Flambient, flash più ambiente. Per il flambient avremo quindi bisogno di 2 scatti sovrapponibili della stessa scena. Il primo scatto sarà la luce ambiente, il secondo con il flash. All'occorrenza potremo aggiungere altri scatti. Un terzo scatto è richiesto ad esempio per quando dobbiamo mostrare la vista fuori dalla finestra. Scatti multipli, sempre con il flash intendo, per illuminare stanze di dimensioni grandi. Ma perché ci servono più scatti? Fondamentalmente del primo scatto, quello a luce ambiente, ci interessano solo le luci e le ombre. Del secondo scatto invece, quello con il flash, ci interessano solamente i colori. Questo perché in fase di post-produzione, quando andremo a combinare con Photoshop o con programmi simili le 2 foto, useremo come metodo di diffusione solo la luminanza, e di conseguenza i colori saranno quelli dello scatto con il flash. Si usa quindi lo scatto con la luce del flash per ottenere dei colori neutri e brillanti, e soprattutto per eliminare tutte quelle dominanti di colori indesiderate che provengono dalle luci artificiali presenti nella scena. Ed è per questo motivo che usando la tecnica HDR non si possono avere sempre dei colori perfetti, proprio perché si fa affidamento ai colori delle immagini a luce ambiente. Il setup della fotocamera per l'uso di questa tecnica è molto semplice, e anche qui ci sono delle regole da seguire. Il diaframma deve essere uguale in tutti gli scatti. Tempi veloci quando esponiamo con il flash, per eliminare così le dominanti dovute alle luci artificiali. L'uso del cavalletto è obbligatorio per evitare disallineamenti tra le immagini. Dovremo inoltre usare un telecomando per azionare la fotocamera. Se non ne possediamo uno, possiamo usare l'autoscatto della macchina, così da avere quei 2 secondi di ritardo dalla pressione del tasto di scatto e lo scatto stesso, ed evitare così dei movimenti indesiderati. Dello scatto a luce ambiente, dicevamo, ci serve solo la luminosità, che darà il mood alla foto. Quindi per migliorare quelle che sono le ombre date dalla luce del flash. Sì, perché se da una parte l'illuminazione del flash ci dà dei colori molto fedeli e brillanti, ci restituisce quasi sempre un'immagine dalle ombre dure e innaturali. Vi ricordo che sto parlando di flash portatili, gli speedlight, che per essere diffuso in genere lo si dirige verso il soffitto o verso le pareti. La post-produzione è molto veloce. Si parte da Lightroom per dare tutti quegli aggiusti dovuti ad un file RAW, per poi passare subito in Photoshop, dove una volta allineati i livelli li andremo a miscelare con il metodo di fusione luminanza al 50%. Le nostre foto prenderanno così un aspetto molto naturale, dalle ombre morbidi e allo stesso tempo dai colori vivaci. Un'altra opzione per aggiungere la luminosità è quello di farlo attraverso una maschera di livello. Andremo ad aggiungere una maschera di trasparenza invertita, nella quale andremo poi a dipingere con un pennello bianco quelle parti dove vogliamo che la luminanza sia più presente. Entrambe le tecniche vanno bene. L'importante è avere presente che l'idea non è quella di avere una luminanza ambientale al 100%, ma di controllare dove sarà la luminanza e in che misura. Dopodiché si salva e si ritorna in Lightroom per eventuali ritocchi ed esportazione del file nel formato richiesto dal cliente. Chiaramente questo video vuole essere solo una panoramica sulle tecniche usate nell'ambito della fotografia di interni. Quali tecniche usare e quando usarle dipende molto da voi. Anche se credo che in linea di massima la tecnica dell'HDR, quando usata come tecnica primaria, sia rivolta a quella categoria di fotografi che basano il loro business sulla quantità più che sulla qualità. Diversamente invece, per un prodotto più di qualità, io userei la tecnica Flambient.
ma qui si apre una discussione a parte. Fatemi sapere qual è la vostra tecnica preferita, quella che già usate o quella che vorreste approfondire, scrivendola nei commenti. Se questo video ti è piaciuto, ti ha insegnato qualcosa di nuovo o ti ha solo intrattenuto, metti un like. Aiuterai così l'algoritmo di YouTube a far scoprire questo video ad altre persone interessate all'argomento e a me a motivarmi nella creazione di altri contenuti. Ci vediamo nel prossimo video quindi, dove andremo a approfondire tutte queste tecniche e nel frattempo, pace!